Oggi ti racconto di un comico sconosciuto nella nostra epoca, ma sicuramente una delle stelle più brillanti nei primi del Novecento e una delle prime star del cinema in Italia. Quando cominci ad appassionarti di comicità e delle sue origini, ti trovi a confrontarti con personaggi sconosciuti che ti lasciano spesso a bocca aperta. Forse sarà perché non te lo aspettavi, forse perché il nome non dice nulla, ma la cosa bella è essere sorpresi. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità, la storia, le tecniche, i suoi quesiti. Sono anche il direttore artistico del più grande festival internazionale della comicità muta, il FINC, che si tiene a Taormina nella prima settimana di dicembre. Qui, se sei curioso, lo trovi. Trafugavo nei blog americani e negli archivi dei musei online in cerca di qualche personaggio che attirasse la mia attenzione. La mia voglia di scoprire gag, nuove risate, mi ha fatto sbattere contro di lui. Lui è Marcel Pérez, famosissimo in Italia e negli States. Pérez è stato una star della comicità, proprio come Max Linder. È nato nel 1885, o giù di lì, e ha trascorso la prima parte della sua carriera di intrattenimento in circhi e music hall e ha iniziato ad apparire nei film intorno al 1900. I dettagli della sua vita sono un po' oscuri, ma in parte è anche a causa sua. Il goliardico Marcel inventava delle storielle che gli piaceva mescolare allegramente del suo passato. Sappiamo però che nel 1910 la compagnia Ambrosio d'Italia gli confezionò una serie comica da protagonista e alcune delle quali di questi film sopravvivono ancora oggi, in risposta alla concorrente cittadina Italafilm, che qualche tempo prima ingaggiò il comico francese André Dide. Insomma, Pérez fu il concorrente di Dide. Fantastico! All'inizio della Prima Guerra Mondiale, Pérez lasciò l'Europa per gli Stati Uniti, dove continuò a dirigere e recitare in commedie di successo. Una delle ragioni principali per cui gran parte della storia di Pérez è caduta nell'oscurità è probabilmente perché ha usato tanti nomi, quanti sono i campanelli di un condominio. In momenti diversi è passato da Marcel Fabre, Fernand Pérez, Marcel Pérez, Marcel Pérez e ne ha usati sullo schermo diversi per quanti sono le società cinematografiche per cui ha lavorato. Robinette, Bangos, Tweedledum, Tweedy Dan, Tweedy. Era perfetto per le gag con la tecnica cartoon e poteva tirare fuori uno stile di recitazione piuttosto bizzarro. Infatti ricorda la linea Keystone, tipo Ford Sterling o St. John. Alcuni dei suoi modi di fare potrebbero ricordarti un po' anche Jerry Lewis. Ci sono molti video di lui che valgono la pena essere guardati. Il bello è che sono pure italiani e questo mi inorgoglisce, parecchio. Vabbè, inorgoglisce. Oh. Te ne consiglio qualcuno. L'abito bianco di Robinette del 1911, in cui Pérez indossa un abito bianco fresco ed esce in città. Ovviamente sappiamo che la tuta è destinata al disastro, ma è davvero divertente e direi, con uno sguardo tecnico, che possiede molta tecnica comica e gestione della mimica. Robinette è geloso del 1914, qui lui sospetta che sua moglie lo stia tradendo, dando a Pérez un sacco di opportunità. I suoi tentativi di seguire la moglie lo portano
portano in un edificio dove piano dopo piano si imbatte costantemente negli appartamenti sbagliati. Se dobbiamo essere critici, possiamo dire che è simile all'umorismo utilizzato a perfezione nei film di Laurel and Hardy, cioè sai già cosa succederà, prevedi il guaio, ma è l'attesa che ti fa ridere ancora di più. Come molti dei primi comici, Perez alla fine è passato a essere uno scrittore e regista per varie compagnie cinematografiche. Lui appartiene interamente all'era del silenzio e alla storia della comicità. Morirà di cancro a 45 anni, lasciando la moglie Dorothy e il bambino di 9 anni Marcel Jr. Sono convinto che scoprirai un personaggio incredibile e se sei amante dei film muti, lui non può mancare alla tua collezione. Che il suo nome sia Robinette o qualsiasi altro, lui è riconoscibilissimo e sicuramente ti farà divertire. Come sai, YouTube guarda molto l'interazione, dunque quello che ti chiedo è di mettermi un like e di condividere il video se ti è piaciuto. Grazie per quello che fai per me. Io ti ringrazio e ti abbraccio. Ti aspetto al prossimo video.